Il dramma sentimentale di Hand e Herschel, dalla rottura con Hakan Sabanci al flop della serie TV Una regina che lotta per riconquistare il suo trono. Il 2025 si è rivelato un anno estremamente complesso per Hande Erçel, l'attrice 31enne considerata una delle donne più belle del mondo secondo IMDb. La stella turca che ha conquistato cuori in tutto il pianeta con la sua performance nella serie, Sen Kalkapimi, si trova ora ad affrontare contemporaneamente due battaglie difficili, la dolorosa separazione dal suo fidanzato miliardario Hakan Sabanci dopo quasi 3 anni di relazione da favola, e il flop inaspettato della sua nuova serie televisiva, Aşk ve Gözyaşı, Amore e lacrime, che sta deludendo le aspettative negli ascolti televisivi. La storia d'amore tra Hande Erçel e Hakan Sabanci, erede di una delle famiglie industriali più potenti della Turchia, sembrava essere uscita direttamente da un romanzo rosa. I due si erano incontrati nel 2022 e la loro relazione era stata documentata attraverso viaggi lussuosi in tutto il mondo, che avevano fatto sognare milioni di follower sui social media. Dalla loro romantica crociera sul leggendario Orient Express da Roma a Parigi, dove hanno soggiornato nella suite Relax Grand al costo esorbitante di 63.000 sterline a persona per notte, per un totale di oltre 33 milioni di lire turche per il viaggio di 5 giorni, alle vacanze nelle Maldive, alle settimane sul lago di Como in Italia e alle fughe romantiche in Egitto per celebrare il compleanno di Hande, ogni momento della loro relazione era stato un sogno ad occhi aperti per i loro fan. Tuttavia, nell'agosto 2025, la bomba è esplosa, Hande Erçel ha iniziato a cancellare sistematicamente tutte le foto con Hakan dal suo profilo Instagram, un gesto che nel mondo dei social media equivale a un annuncio ufficiale di rottura. Poco dopo, anche Hakan ha fatto lo stesso, rimuovendo ogni traccia visiva della loro storia d'amore dal suo account. La coppia ha anche smesso di seguirsi reciprocamente sulla piattaforma, confermando che la relazione era definitivamente terminata. La notizia ha scioccato il mondo del gossip turco e internazionale. Tutti si aspettavano un annuncio di matrimonio da parte della coppia più glamour della Turchia, non una separazione improvvisa. Le speculazioni sulle cause della rottura sono iniziate immediatamente, con varie teorie che circolavano nei media. Una delle ipotesi più discusse riguardava presunti dissapori sul matrimonio. Secondo fonti vicine alla coppia, Hande avrebbe espresso il desiderio di sposarsi e iniziare una famiglia, mentre Hakan non si sentiva ancora pronto per un impegno così importante. Lei sognava l'abito bianco e i bambini, lui voleva continuare a godersi la vita senza vincoli, hanno riferito insider del settore. Un'altra teoria ancora più controversa suggeriva che Arzu Sabanci, la madre di Hakan, non approvasse completamente Hande come potenziale nuora. Questa ipotesi ha scatenato un vero e proprio tsunami mediatico, costringendo Arzu Sabanci a rilasciare una dichiarazione pubblica sui social media per difendere sia se stessa che Hande. Hande è una ragazza amata da tutti, di successo nella sua arte, elegante, intelligente e con bellissimi valori, ha scritto la signora Sabanci. Ho seguito la loro relazione con gioia. La decisione di separarsi appartiene a Hakan e Hande, noi come famiglia lo abbiamo saputo dopo. La vita privata dei miei figli è completamente una loro scelta, e noi non abbiamo mai interferito e non interferiremo mai. Mi ferisce essere rappresentata come qualcuno che non sono. Circolavano anche voci di un presunto tradimento da parte di Hakan con la sua ex fidanzata, la modella internazionale Jocelyn Chu. Tuttavia, sia Hakan che Jocelyn hanno categoricamente smentito queste insinuazioni. Hakan Sabanci, visibilmente provato dalla situazione, ha rilasciato una dichiarazione dettagliata all'aeroporto di Istanbul, dove è stato intercettato dai giornalisti: avevamo una bellissima relazione che stava andando bene. In qualche modo abbiamo deciso di terminarla. È stata una decisione reciproca. La situazione non ha nulla a che fare con terze persone. Molti stanno dicendo cose diverse, ma sta diventando irrispettoso, soprattutto nei confronti di mia madre. Hande e io abbiamo avuto una relazione molto bella e speciale, ma abbiamo deciso di comune accordo di terminarla. Non c'è nessun coinvolgimento di terze persone o della mia famiglia. Sto parlando di questo per l'ultima volta. Anche Hande Erçel ha affrontato i giornalisti, ma con molta meno disponibilità. Quando è stata avvistata all'aeroporto di Istanbul dopo un viaggio a Parigi per la Fashion Week, ha risposto alle domande sulla separazione con un secco: non parlerò di questo argomento, grazie.
Non voglio parlarne, lo ripeto, non ne parlerò. Quando i reporter hanno insistito, l'attrice, visibilmente tesa, ha ribadito: ho cenato con i miei amici d'infanzia. Non parlerò mai di questo argomento. Il suo tono lasciava intuire quanto fosse dolorosa per lei la fine di questa storia. Come se la rottura sentimentale non fosse abbastanza devastante, Hande si è trovata ad affrontare un'altra sfida professionale significativa. La sua nuova serie televisiva, Aşk ve Goziasi, trasmessa su ATV e co-protagonizzata con Barış Arduç, sta registrando ascolti deludenti che hanno sorpreso produttori e network. La serie, un adattamento turco del fenomenale dramma coreano, Queen of Tears, uno dei K-drama più visti nella storia della televisione sudcoreana, aveva tutte le carte in regola per diventare un successo clamoroso. La trama racconta la storia di Meyra, interpretata da Hande, una donna ricca ed elegante appartenente a una delle famiglie più potenti di Istanbul, che sembra avere una vita perfetta accanto a suo marito Selim, Barış Arduç, un avvocato di successo. Tuttavia, quando Meyra riceve la devastante notizia di avere un tumore al cervello, il loro matrimonio da favola inizia a sfaldarsi, rivelando crepe profonde che erano rimaste nascoste per anni. La serie esplora temi universali come l'amore, il perdono, la seconda opportunità e la lotta contro la malattia, con scene emotivamente potenti che avrebbero dovuto toccare il cuore del pubblico. Il primo episodio di Aşk ve Goziasi, andato in onda il 19 settembre 2025, si è classificato solo all'8° posto nel gruppo Total, terzo nel gruppo AB e quinto nella categoria ABC1, risultati ben al di sotto delle aspettative per una produzione di questo calibro con 2 star di prima grandezza. Il secondo episodio ha visto un ulteriore calo negli ascolti, scivolando ancora più in basso nelle classifiche. Questa performance deludente ha immediatamente scatenato speculazioni su un possibile finale anticipato della serie, con alcuni blogger e critici televisivi che hanno iniziato a chiedersi se il progetto potesse sopravvivere oltre le prime settimane. La situazione si è complicata ulteriormente quando Dilara Pamuk, la sceneggiatrice della serie, ha abbandonato il progetto dopo appena 3 episodi. Questa uscita improvvisa ha creato problemi significativi nella produzione, con il team di scrittori della casa di produzione costretto a subentrare temporaneamente per mantenere la continuità narrativa. I ritardi nella stesura degli script hanno causato problemi nella programmazione delle riprese, portando la serie a saltare una settimana di programmazione alla fine di ottobre 2025. Il network ATV ha trasmesso un episodio speciale al suo posto, mentre sui social media l'account ufficiale della serie ha rassicurato i fan. Abbiamo fatto una breve pausa, ma torneremo per riscaldare i cuori. I critici e gli spettatori sui social media sono stati spietati. Molti hanno attribuito il fallimento della serie a una presunta mancanza di chimica tra Hande e Barış, nonostante i due avessero già lavorato insieme in precedenza nel film Netflix, Rüzgar Abirak, e nella serie Disney Plus, Aşk Hatırla. Hande sembra distratta e poco coinvolta, hanno commentato alcuni utenti. La sua performance non è all'altezza dei suoi standard abituali. Altri hanno suggerito che il dolore personale per la rottura con Hakan stesse influenzando negativamente la sua capacità di immergersi completamente nel ruolo di Meyra. Tuttavia, non tutti hanno perso la speranza nella serie. Birsen Altuntas, una delle più rispettate giornaliste di gossip turche, ha rivelato informazioni incoraggianti: nonostante i bassi ascolti in Turchia, Aşk ve Goziasi sta registrando vendite internazionali eccellenti, con diversi paesi che hanno già acquistato i diritti di distribuzione. Questo successo all'estero potrebbe salvare la serie da un finale prematuro, permettendo alla produzione di continuare anche se il pubblico domestico non risponde come sperato. Al momento non c'è nessuna discussione su un finale, ha dichiarato Altuntas, grazie proprio all'interesse internazionale che la serie sta generando. Il 2 novembre 2025, tuttavia, è arrivata la notizia che molti temevano: secondo Birsen Altuntas, la serie avrebbe fatto il suo finale con il 7° episodio, molto prima di quanto originariamente pianificato. Questa decisione, presa congiuntamente dal network ATV e dalla casa di produzione, riflette la dura realtà degli ascolti televisivi e i costi elevati di produzione che non possono essere giustificati da rating così bassi. Sui social media, molti hanno collegato i problemi professionali di Hande alla sua vita personale tormentata.
Ha perso sia in amore che nel lavoro, hanno scritto alcuni commentatori crudeli. Tuttavia, i fan più devoti dell'attrice hanno difeso strenuamente la loro beniamina. Hande è una professionista straordinaria che sta attraversando un momento difficile. Tutti meritano compassione e supporto, non critiche spietate. Molti hanno sottolineato che persino le star più brillanti possono incontrare periodi di difficoltà, e che questo non diminuisce in alcun modo il talento e i successi passati di Hande Erçel. Nonostante queste sfide, Hande continua a mantenere la sua posizione come una delle attrici più seguite e amate a livello internazionale. Il suo profilo Instagram conta 31,9 milioni di follower, e ogni sua foto genera centinaia di migliaia di like e commenti. La sua partecipazione alla Milano Fashion Week insieme a sua sorella Gamze Erçel ha dimostrato che, anche nei momenti più bui, Hande sa come mantenere la testa alta e proiettare un'immagine di forza e eleganza. Indossando un look mascolino chic che ha ricevuto recensioni entusiastiche dai critici di moda, l'attrice ha dimostrato che la sua influenza va ben oltre il mondo della recitazione. Nel settembre 2025, Hande Erçel è stata anche riconosciuta da IMDb come una delle 10 attrici più belle del 2025, classificandosi al 10° posto in una lista che include star internazionali come Margot Robbie, Emma Watson e Amber Heard. Questo riconoscimento, basato sulla frequenza con cui gli utenti visitano le pagine personali delle attrici sul database cinematografico, conferma che l'interesse globale per Hande rimane incredibilmente alto, indipendentemente dai problemi temporanei che sta affrontando in patria. La partecipazione di Hande al Festival di Cannes nel maggio 2025 è stata un altro momento trionfale per l'attrice. Indossando eleganti abiti firmati, tra cui un memorabile vestito rosa che ha fatto impazzire i fotografi. Sul red carpet, Hande ha dimostrato di essere una vera stella internazionale. La sua presenza al festival, anche senza Hakan Sabancı al suo fianco, erano insieme ma hanno scelto di non apparire pubblicamente come coppia, ha generato un'enorme copertura mediatica e ha rafforzato la sua reputazione come ambasciatrice della bellezza e dello stile turco nel mondo. Gli esperti del settore prevedono che Hande Erçel riuscirà a superare questo periodo difficile e a riconquistare il suo posto di regina indiscussa del panorama televisivo turco. È una guerriera, commenta un produttore televisivo che ha lavorato con lei in passato. Hande ha il talento, la determinazione e il carisma per riprendersi da qualsiasi battuta d'arresto. Questa esperienza la renderà solo più forte e più saggia. I fan di tutto il mondo attendono con ansia di vedere quale sarà il prossimo progetto dell'attrice, sperando che le porti quel successo travolgente che merita. Nel frattempo, Hande continua a condividere momenti della sua vita sui social media, mostrando un volto sorridente e ottimista nonostante le difficoltà. Le sue foto recenti mostrano una donna determinata a non lasciarsi abbattere dalle circostanze, che trova conforto nelle amicizie di lunga data e nel supporto incondizionato della sua famiglia. Recentemente, ha condiviso nella sua storia Instagram una canzone di Nur Sultan intitolata "Kalir mi dersin, credi che resterà?", con testi malinconici che molti hanno interpretato come un messaggio velato rivolto a Hakan Sabancı. I versi parlano di ricordi che svaniscono e di domande sull'eternità dell'amore, alimentando ulteriori speculazioni sulla sua state d'animo post-rottura. La storia di Hande Erçel nel 2025 è un promemoria potente che anche le stelle più luminose del firmamento dello spettacolo possono attraversare momenti di oscurità. Ma è anche una storia di resilienza, di grazia sotto pressione e della capacità umana di rialzarsi dopo le cadute. I prossimi capitoli della sua vita e carriera saranno seguiti con grande attenzione da milioni di fan che credono fermamente che questa regina tornerà più forte che mai a riconquistare il suo trono.